Bentornati a Football Benchmark, terzo anno insieme, bentornati anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sport di KBMG. Ciao Luca. Ben trovato, è un piacere averti qua come tutti gli anni. Oggi sarà un piacere parlare di calciomercato, guarda un po', quindi vieni nel mio campo stavolta, per parlare dei numeri però del calciomercato, dell'evoluzione del calciomercato, soprattutto del calciomercato invernale. Quindi per una volta mi sostituisco a te, almeno nella prima parte della trasmissione, lascio a te di fatto il commento delle domande, se ne dovresti avere, perché i dati naturalmente ce li avete forniti voi di KBMG, abbiamo voluto analizzare le finestre invernali di mercato, soprattutto a paragone con le finestre estive. E insomma è piuttosto evidente, forse quasi lapalissiano, che le finestre invernali siano meno ricche delle finestre estive. Stiamo parlando naturalmente dei conti nel Big Five, non abbiamo tenuto conto del mercato cinese che di fatto vive la sua estate durante l'inverno, il mercato è ancora aperto, però questi sono i rapporti, i parametri, cioè possiamo definirlo, Andrea, anche nei numeri un vero mercato di riparazione, come si diceva un tempo? Sì, non dimentichiamo che anche a livello temporale è molto più breve. Se tu prendi la somma degli ultimi 4 anni, il totale nelle Big Five di spesa è stato di 10 milioni di dollari. Il totale del mercato invernale 2,7, quindi tutto sommato più o meno un quarto, guardando gli ultimi 4 anni. E allora andiamo proprio a guardare quello che è successo nei mercati invernali del Big Five, perché questa era la grafica che ci riportava al mercato estivo in rosso, mercato invernale in blu. Ma se andiamo a guardare i movimenti in milioni di dollari, la fonte è la FIFA, degli ultimi mercati invernali, l'ultimo compreso, c'è un andamento che a me sinceramente ha meravigliato anche da analista di calciomercato, non so se a te ha meravigliato da analista finanziario, che è sempre stato in crescendo fino allo scorso anno, quasi raddoppiando il 2016-2017 con un forte calo nell'ultima finestra di mercato invernale. C'è una spiegazione finanziaria o no? Ma io non so se c'è veramente una spiegazione finanziaria. Mentre abbiamo visto che nella slide precedente il mercato estivo cresceva sempre, qua abbiamo visto una flessione nella stagione 2018-2019. Però è anche vero che nella sessione invernale dello scorso anno ci sono stati 3 o 4 trasferimenti veramente importanti. Van Dijk, Coutinho, Laporte e Mahrez. Cioè, se prendi solo questi 4 giocatori hanno un peso notevolissimo. Possiamo dire che è stata un'onda lunga della fale Neymar dell'estate? Penso proprio di sì. Perché poi i soldi di Neymar di fatto sono rientrati in circolo e anche a gennaio chi come il Barcellona aveva perso un campione ha cercato di prenderne un altro. Sì, e poi comunque se tu guardi la stagione di quest'anno, appena conclusa a livello di calciomercato, è comunque la seconda più ricca degli ultimi 5 anni. È un po' l'anno scorso che è stato, direi, un mercato invernale eccezionale. Allora, non c'è dubbio e vogliamo scendere nel dettaglio, perché questo è l'aggregato per quanto riguarda i numeri del mercato invernale del Big Five, lega per lega, cioè nelle leghe più importanti europee, quindi di fatto del mondo, la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Serie A naturalmente e la Ligue 1, come si sono comportate negli ultimi anni nei mercati invernali della passata stagione e di quella appena conclusa. Qui il dato più evidente di tutti riguarda proprio la Serie A, perché tutte le altre più o meno hanno mantenuto o hanno avuto una forte contrazione nelle spese sostenute, mentre la Serie A è esplosa. È esplosa però partendo anche da una base molto molto bassa. Diciamo che se guardiamo le ultime 5 stagioni, anche nel mercato invernale la Premier è quella che ha speso in assoluto di più. Tuttavia rispetto alla stagione precedente il valore è dimezzato. Per quanto riguarda la Liga è un quinto, però ricordiamo il grande impatto derivante dal trasferimento di Coutinho. La Bundesliga più o meno è stabile e la Serie A è aumentata di 8 volte, che ha un valore enorme, di cui una grandissima parte deriva dai 2 acquisti del Milan, quindi Paquetá e Piontek, che da solo fanno circa 70 milioni. Cioè da solo il Milan avrebbe quasi triplicato l'intero mercato invernale della passata stagione. Scorso. Esattamente. E il Milan, penso che tu possa confermarmelo, è la squadra che in Europa ha speso di più, se togliamo gli acquisti già prenotati per luglio. Sì,
assolutamente sì, perché poi la seconda direi è il Chelsea con l'acquisto di Pulisic. Di Pulisic, che comunque arriverà formalmente a giocare nel Chelsea la prossima stagione. Esatto. Tecnicamente oggi Pulisic è un prestito dal Sì. Borussia al Chelsea. Allora, abbiamo parlato di prezzi, abbiamo parlato di numeri, ma spesso le valutazioni che vengono fatte sul valore di un giocatore non corrispondono al prezzo di vendita. E insieme a te, Andrea, abbiamo cercato di capire che cosa può influenzare il valore di mercato di un giocatore, che è diverso dal prezzo. Un conto è il valore, cioè quanto vale tecnicamente, l'altro quanto sono disposto a pagarlo. E poi entreremo anche nel dettaglio sulla discrepanza che c'è fra questi due valori. Adesso scusate il gioco di parole. KPMG da un anno più o meno fornisce delle indicazioni piuttosto attendibili sul valore di un giocatore, sul valore di mercato di un giocatore, secondo tutti questi parametri. Quindi il lavoro è ingente, perché poi ci sono anche i parametri tecnici, immaginiamo, no? In più bisogna tener conto di tantissime variabili. Allora, diciamo che il fatto che ci sia una differenza tra prezzo e valore non è una caratteristica solo dei calciatori, ma riguarda qualunque bene e servizio in generale. Quello che noi abbiamo fatto un lavoro di un anno analizzando oltre 5.000 transazioni negli anni passati. Abbiamo sviluppato degli algoritmi con dei matematici diversi a seconda del ruolo e che tengono presente alcuni parametri, o moltissimi parametri direi, che riguardano appunto i calciatori, che sono l'età, la nazionalità, il ruolo, la situazione contrattuale, di cui la lunghezza del contratto, cioè quando il contratto va a scadere ha un peso appunto fondamentale, il club in cui il giocatore gioca e soprattutto la performance sportiva. Ecco, la performance è la parte predominante nell'analisi della valutazione del valore di un giocatore? È la parte preponderante, ha un peso fondamentale e noi ci basiamo sui dati che ci vengono forniti da Opta. Però ci sono degli altri fattori che sono comunque importantissimi, uno dei quali è l'età. L'età e anche la nazionalità è importantissima. Però l'età, e come vedremo tra poco, perché penso che questo è l'argomento che tu voglia sviluppare, è forse il fattore che più va ad influenzare la differenza tra prezzo e valore. Quindi intanto, giusto per capire, questo tool, questo Player Valuation Tool che è powered by KPMG, di fatto ed Opta per la prestazione sportiva, riesce a fornire un prezzo o un range? No, noi diamo sempre un range di valori. È importante anche dire perché abbiamo sviluppato questo strumento, perché i calciatori sono il valore più alto nello stato patrimoniale di una società. Ci sono 3 società, sono il Manchester City, il Barcellona e il Real Madrid, che hanno un valore di rosa che è superiore al miliardo. Non c'è nessun altro asset all'interno del loro stato patrimoniale che si avvicina a tali valori. Quindi è fondamentale saper valutare appunto i calciatori in maniera direi oggettiva. Però per valutare un giocatore è difficile dare un valore esatto e si tendono a dare dei range. Abbiamo un esempio proprio qua, no? Proprio rispetto alla differenza che c'è fra il prezzo, ovvero il costo di trasferimento che vedete in blu in questa grafica, e il valore di mercato che avete assegnato voi rispetto a tutti i parametri che abbiamo descritto prima. E nelle prime 4 posizioni, 3 fondamentalmente, che sono quelli che forse ci interessano di più perché sono giocatori più noti andati a squadre decisamente importanti, Pulisic, di cui abbiamo appena parlato, Paquetá e Piontek, che abbiamo appena nominato. Qui la differenza fra il costo di trasferimento e il valore che KPMG ha dato al cartellino di fatto del giocatore, alle prestazioni del giocatore, al valore del giocatore, è piuttosto rilevante, soprattutto nei primi 2. Più del doppio in tutti e 3 i casi. E da analista finanziario te la sei spiegata come? Guarda, ce la siamo spiegata in maniera molto semplice. È come quando si fa la valutazione di una start-up o quando si va ad acquisire una start-up. Si parla di flussi di cassa futuri di un'azienda che non ha molta storia e di conseguenza è molto più difficile andare a prevedere quale sarà la profittabilità di tale azienda. Quindi le variazioni, anche le opinioni tra diversi analisti possono essere molto più ampie. La stessa cosa è con un calciatore. Non a caso, se guardiamo i 3
tre giocatori con il prezzo di trasferimento più alto, Pulisic, Paquetá e Piontek, hanno un'età di 20, certo, 21 e 23 anni. Se prendiamo il caso di Piontek, vuol dire che il Milan in un certo senso ha scommesso sulla sua capacità di replicare le performance che lui ha mostrato nel Genova negli ultimi 4 anni. Però la storia, negli ultimi 4 mesi, ma la sua storia è una storia breve, è in un certo senso una scommessa. Ma si può quantificare la scommessa o a quel punto va alla sensibilità del dirigente o dell'amministratore delegato riuscire a capire quanto puoi permettere di scommettere su quel giocatore lì? Guarda, sta nel fatto di quanto tu credi che il giocatore sia in grado di avere determinate prestazioni sportive nel futuro e di conseguenza dà una certa ragionevolezza al prezzo che tu hai pagato. Poi ci sono chiaramente delle ragioni, e direi che il caso del Milan è fondamentale, come ad esempio il desiderio di Higuaín di lasciare i rossoneri per andare al Chelsea, che in un certo senso possono anche stimolare, però stimolare un prezzo più alto, ma è una contingenza. E infatti queste sono le possibili possibili fattori che possono determinare una grande differenza fra prezzo e valore. Diciamo che probabilmente, a parte la clausola rescissoria, tutti questi primi 4 fattori sono presenti soprattutto in Piontek per determinare un prezzo che obiettivamente anche per noi era difficile poter dire quanto potesse valere quel tipo di giocatore. Paquetá per esempio aveva una clausola rescissoria, credo che per Pulisic ci sia stato fatto più o meno lo stesso ragionamento, soprattutto ancora di più in chiave futura per un ringiovanimento della rosa del Chelsea. Assolutamente sì, le contingenze specifiche di una certa situazione, sei a fine mercato e ti si infortuna un difensore e hai bisogno di ripensare, lo devi prendere, paghi un prezzo più alto, c'è un premio da pagare, però devo dire che l'età è il fattore che in un certo senso rende più difficile la stima del valore futuro di un calciatore. Bene, allora grazie Andrea Sartori per averci illuminato sulle possibili oscillazioni fra prezzo e valore dei giocatori anche nel calciomercato. Peraltro la finestra di gennaio è sempre molto particolare rispetto a questo proprio il discorso di contingenza. Football Benchmark finisce qui, grazie Andrea, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti.